Ciao a tutti, sono sempre il vostro Clockwork preferito, l'altro è lui, ma non conoscete Dota, quindi è almeno un tier sotto di me, e oggi vi parlerò con assoluta urgenza delle nuove regole LTR, temute da 10 coach balcanici su 9, come lui, che è lo Zidaris bulgaro o serbo o qualcosa del genere, che avranno effetti non indifferenti sul panorama delle IRL nel 2021. Prima di partire vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e commentare per imbonirci il grande dio algoritmo di YouTube. Iniziamo subito presentando questa regola. Al momento della registrazione del roster, il team comunicherà la lista dei 5 giocatori titolari attivi, che devono essere in qualsiasi momento composti da un minimo di 2 LTR ed un massimo di 3 import. Cos'è un LTR? Significa Locally Trained Representative e indica un giocatore che ha residenza italiana o che ha giocato sufficientemente a lungo in PG Nationals. Ecco la dicitura completa secondo il regolamento che potete trovare per esteso in descrizione. Puntualizzo che questa regola è stata introdotta da Riot, non da PG, differenza importante. Avrà quindi effetto non solo sulla Lega italiana, ma anche su quella spagnola, tedesca, polacca e via dicendo. Ora, vi starete chiedendo, cosa cambia rispetto a prima? Prima il minimo di giocatori LTR era 3. Diventando 2 si apre la possibilità di inserire un import in più rispetto agli split precedenti. Tuffiamoci allora subito ad esplorare quali saranno le conseguenze di questa regola molto controversa. Prima i pro e poi i contro. Numero 1. La qualità aumenta. Avere più spazio per l'import significa avere uno slot in più per giocatori abili provenienti dall'estero. Siamo tutti d'accordo. Per fare esempi relativi all'ultimo split basti pensare a Zwairo, Frescovi o Edward. Questo immagino sia l'effetto primario desiderato di questa regola. Aumentare la mobilità dei giocatori europei attraverso le leghe regionali per creare dinamicità e varietà. I giocatori di livello però hanno solitamente un costo più alto, soprattutto se provenienti da paesi benestanti, il che ci porta al punto 2. Numero 2. Le squadre possono permettersi giocatori a prezzo migliore. Clockwork, sei ubriaco, hai appena detto il contrario. Non esattamente. Giocatori provenienti da paesi con tenore di vita più basso, ad esempio Balcani, Polonia o paesi baltici, hanno un costo di ingaggio molto accessibile e varie squadre hanno sfruttato questa differenza salariale in passato, ad esempio ACD ed ENZ dall'Estonia, i serbi Lotus e Patkica e via così, ci sono tantissimi team. Non è raro per una squadra riuscire a trovare dei giocatori est-europei che accettino offerte che altrimenti un italiano dello stesso livello rifiuterebbe. Numero 3. Le squadre possono migliorare il proprio brand. Si sa, i fan sportivi stranieri sono molto più numerosi sui social, specialmente Twitter, rispetto agli italiani. Un giocatore straniero dunque porta anche più pubblico e talvolta la personalità perfetta per una squadra, permettendo appunto di creare contenuti video più coinvolgenti. Ridateci Pascalli e nessuno si farà male. Numero 4. Trampolino di talenti. Anche per i giocatori stranieri è un cambio benefico. Passando da una lega come PG Nationals possono mettersi in mostra e ricevere offerte da leghe più prestigiose come Prime League o addirittura LEC. Vi ricordate Limit, ad esempio. Se il PG Nationals diventa un punto di passaggio stabile nella carriera di un giocatore anche straniero, sarà un incentivo per tutti quei giocatori che cercano di fare il salto al livello successivo. Naturalmente ci sono anche dei contro, alcuni dei quali si estendono al di là del PG Nats o della singola lega. Numero 1. Meno giocatori italiani. Mi fa male il cuore a dirlo, ma i numeri parlano chiaro. Sia in assoluto che in percentuale l'Italia è la regione con meno giocatori di alto livello. Lascio il link in descrizione di lolpros.gg che potete esplorare a vostro piacimento per verificare. Di conseguenza i team saranno nella maggior parte dei casi portati a preferire un giocatore straniero ad un italiano e soltanto gli italici migliori troveranno un team. Per curiosità, ho provato a fare una lista di quali italiani potremmo vedere nel prossimo split. Il criterio che ho seguito in questo caso è stato: se io fossi un team italiano, prenderei X,
al posto di un Grandmaster bulgaro qualsiasi? Se ho dimenticato qualcuno o ho esagerato, fatemelo sapere nei commenti, anzi, mandateci le vostre liste. Numero 2. PG Nationals diventa IBL V2. Seguendo la linea di ragionamento che ho appena mostrato, è molto probabile che tanti giocatori balcanici siano attirati dalle possibilità del PG Nationals, anche se, a differenza di quanto sostiene il coach croato Svaho, non penso saranno addirittura in 15 da riempire 3 team. Numero 3. Alcune regioni perderanno giocatori. Non tutti i campionati hanno la stessa attrattiva del PG Nationals. Basti pensare che mentre tantissimi giocatori balcanici sono venuti a giocare in Italia, solo 2 italiani hanno giocato in EBL, la Lega Balcanica, Counter e Gabbo. Allo stesso tempo, tanti giocatori baltici e polacchi hanno partecipato in Italia, ma nessun italiano è andato in Lituania o in Polonia. No, io non conto, anche se sto a Varsavia, ovviamente. Alcune regioni dunque verranno inevitabilmente svuotate di talenti e rese incredibilmente meno competitive. Tra queste sono particolarmente a rischio la Lega cecoslovacca e quella baltica, che già nell'ultimo anno hanno visto vari team di amici, passatemi il termine, quindi assolutamente non professionistici, partecipare alle competizioni. Altre leghe, come appunto Italia, Spagna, Scandinavia, trarranno invece beneficio da questo disequilibrio. Numero 4. Rookie italiani disincentivati. Senza un chiaro path to pro e con una bassa rappresentazione nei team della propria regione, mi aspetto che molti giovani giocatori italiani riterranno il PG Nationals come un traguardo troppo alto al quale puntare. Allenarsi per mesi ed essere sorpassati da un giocatore di stesso elo ma passaporto diverso non è mai incoraggiante. In generale, le ramificazioni di questo cambio sono così tante e così varie che è molto difficile stabilire con certezza quali saranno gli effetti sull'ecosistema italiano, balcanico ed europeo sul lungo termine. Personalmente, l'aspetto con cui meno sono d'accordo è quello di avere un'unica regola per tutte e 13 le competizioni europee. Il fatto che sia per alcune regioni una regola positiva e per altre negativa crea uno squilibrio su base geopolitica che secondo me nessun sistema sportivo dovrebbe avere. Avrei preferito una regola differenziata per tier, ad esempio, dove le leghe maggiori e quelle minori hanno restrizioni diverse. In ogni caso, questo è solo il mio parere personale ed è un argomento del quale secondo me si dovrebbe discutere molto nell'anno a venire. Quindi ditemi cosa ne pensate nei commenti e a seconda delle discussioni che nasceranno potremo fare un video aggiuntivo su questo topic. Dunque, grazie ancora per averci guardato, buon nocciolino e ci vediamo al prossimo video.